Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio portare il primo video tutorial di introduzione al lighting con Maya Redshift. Parleremo principalmente della Redshift Physical Light, la luce che utilizzo maggiormente per illuminare tutte le mie scene 3D. Ora non perdiamo molto tempo e iniziamo con il video tutorial. Eccoci qui dentro Maya. Per creare una Redshift Physical Light ci basta andare su Redshift, Lights e cliccare Redshift Physical Light. Come vedete Maya di default ci crea la nostra luce al centro della griglia. Per poterla editare infatti possiamo utilizzare il Move, il Rotate e lo Scale tool di Maya. Con la luce selezionata, se apriamo l'Attribute Editor, possiamo vedere tutti gli attributi della nostra luce. La Redshift Physical Light può essere utilizzata per creare diversi tipi di luce: Area Light, Point Light, Spotlight e Directional Light. La Area Light, che è una luce con dimensione e forma fisica reale. La Point Light, che emette luce in tutte le direzioni da un punto infinitamente piccolo nello spazio. La Spotlight, che emette luce a forma di cono. Ed infine una Directional Light, che simula una sorgente di luce infinitamente lontana dalla nostra scena, che non è soggetta a posizione, ma a rotazione, e tutti i raggi emessi da questa luce sono paralleli e non hanno un decadimento. Ora torniamo alla nostra Area Light. Se abilito una scena che ho preparato in precedenza per realizzare questo tutorial, andiamo ad aprire la Redshift Render View, che possiamo trovare in Redshift Render View, così da poter vedere in tempo reale tutto quello che succede nella nostra scena. Lanciamo un IPR render e andiamo a scoprire tutti i parametri più nel dettaglio. Nella prima tabella possiamo vedere tutti i valori di intensità della nostra luce. Il primo valore che troviamo è il colore. Se abilitato in questo menu tendina il colore, possiamo specificare il colore della luce utilizzando dei valori RGB. Infatti, se io clicco su Color e vado a scegliermi un colore, posso cambiare il colore della mia luce, come vedete. Se selezioniamo temperatura, specifichiamo il colore della luce utilizzando un valore di temperatura in Kelvin. I valori più bassi saranno più caldi e rossi, infatti se io magari metto 2000 Kelvin avrò una luce molto più calda, e i valori più alti saranno più freddi e blu. Proviamo a mettere 8000 per esempio e vedremo che la nostra luce diventa più azzurra. Unit Type specifica le unità fisiche da utilizzare per l'intensità della luce. Infatti possiamo trovare Image, che sono le unità di Maya, Luminous Power, che sono i lumen, Luminance, che sono i candela, Radiant Power, che sono i watt, e Radiance, che sono i watt steradian. Io di default utilizzo sempre le unità fisiche di Maya. Luminous Efficacy viene utilizzato quando abbiamo abilitato Radiant Power o Radiance. Poi troviamo Intensity Multiplier, che è appunto il valore che specifica l'intensità della nostra luce. Infatti, se io vado a abbassare questo valore, come potete vedere, la luce sarà meno intensa. L'esposizione, l'exposure value, non è altro che un moltiplicatore del valore qui sopra. Infatti a 0 di default lui non va a moltiplicare nulla. Se per esempio io metto 1, lui va a raddoppiare la mia intensità. Ora troviamo la tabella Ray Contribution, in cui possiamo decidere se la nostra luce abilita o disabilita il contributo, per esempio, di diffusione o di specular del nostro oggetto. Se infatti vado a disabilitare la diffusione, come potete vedere, la luce casterà solo sui riflessi. Stessa cosa per lo specular. Come vedete, non vedo più gli specular. Se lo abilito, magari abbasso un po' l'intensità, mettiamo a 5, vedo lo specular. Disabilitandolo, non lo vedo più. Matte Shadow Illuminator, nel caso avessi uno shadow catcher nella mia scena,
lo farò castare, diciamo. Affected by refraction è un'opzione che consente di controllare in che modo i riflessi speculari sono influenzati da oggetti o ruvidi o rifrattivi, che bloccano la luce e se quando i raggi passano attraverso si piegano o meno al loro passaggio. Io lo utilizzo sempre su automatico. Never è diciamo un'opzione legacy e non viene più utilizzato. Always, praticamente tutti i raggi speculari si piegano attraverso tutte le rifrazioni, indipendentemente dalla rugosità del raggio. Poi troviamo scales, che fanno sempre riferimento, diciamo, ai nostri raggi cosa vanno a influenzare. Infatti, su diffusione posso regolare quanto la mia luce influenza l'attributo di diffusione. Se lo andiamo a abbassare, come vedete, posso scegliere quanto va a influenzarmi. Stessa cosa per la glossy, quindi gli specular. Se abbiamo subsurface scattering, possiamo utilizzare il valore di single scattering e multiple scattering, o addirittura di global illumination, che però vedremo in un altro video. Poi possiamo trovare decay, che non è altro quell'opzione che ci permette di decidere il decadimento della nostra luce. Di default è impostato su inverse square, ovvero è, diciamo, l'opzione fisicamente corretta. Il decadimento è basato sulla forma e dimensione della nostra luce. Se invece vado ad abilitare, per esempio, known, vedete che la nostra luce non ha un decadimento. Questa opzione ovviamente si viene utilizzata dalla directional light. Se il decay è impostato su linear, possiamo decidere da quando inizia il nostro decadimento a quando finisce. Infatti, se vado a impostare magari un inizio da 100 a 300, possiamo vedere che la luce inizierà a influenzare a 100 e finirà a 300. Se vado ad aumentare questa distanza, ovviamente andrà ad aumentare tutto. Io quando utilizzo le Arlight, per renderlo diciamo fisicamente corretto, utilizzo inverse square. Ora troviamo la sezione area, quindi funziona esclusivamente se abbiamo abilitato Area Light qui in alto. Shape, possiamo scegliere la forma della nostra luce, di default è impostata su rectangle. Infatti posso scegliere se magari impostare un disk e lui automaticamente mi creerà una luce a forma di disco, una sfera che emette luce appunto in tutte le direzioni, un cilindro, che in questo caso è un cilindro con diciamo le due estremità bucate, o una mesh light, quindi nel caso avessi una mesh che voglio creare come luce, basta linkarla qui dentro. Torniamo su rectangle e abbiamo anche un attributo visible che ci permette appunto di disabilitare la visibilità della luce. Non vuol dire che la spegniamo, vuol dire che non vediamo solo la fonte luminosa. Bidirectional ci permette di emettere luce da entrambi i lati della nostra highlight. E ovviamente funziona per rectangle e disk, perché tutte le altre, essendo delle mesh, già emettono luce in tutte le direzioni. Normalize intensity. Questa opzione impedisce che l'intensità della luce cambi quando la dimensione della luce cambia. Adesso vado ad alzare magari un po' l'esposizione di questa luce e vi faccio vedere che se io scalo la luce, l'intensità non va a cambiare. Se questo valore è disabilitato, torniamo magari ai parametri più normali, magari anche 1, io vado a, spegnere anche bidirectional, scalare la mia luce emetterà più o meno luce in base alla sua scala. Poi abbiamo l'opzione spread, che consente il controllo della direzionalità per le luci di area, quindi rettangolo e disco. Infatti, se io per esempio vado a giocare con questo slider, possiamo vedere che mi direziona la luce a mio piacimento. Mettiamo anche 0. Lasciamo un colore magari bianco.
Ovviamente, andando a spostare questo valore, la luce non è più fisicamente corretta. Poi troviamo i samples. I samples funzionano esclusivamente in bucket mode, quindi nel rendering definitivo. Ci permettono di avere meno noise, quindi un effetto più pulito della nostra immagine. Infatti, se provo a mandare un render con i sample di default a 16, possiamo vedere che la luce crea molto noise. Se io vado ad aumentare questi sample, per esempio 512, Redshift è differente dagli altri motori di render, quindi non preoccupatevi di vedere magari valori così alti, che non cambierà di molto il tempo di render. Ovviamente se si va a aumentare di tanto, il tempo aumenterà di conseguenza. Se mando un render, dovremmo avere un effetto infatti molto più pulito. Comunque farò un video molto più dedicato per quanto riguarda tutto il sampling di Redshift. Spot. Questa opzione si abilita se in Light Type abbiamo impostato Spotlight. Rimandiamo l'IPR. Spotlight ha bisogno di magari di più intensità. Possiamo trovare Cone Angle. Il Cone Angle determina appunto la grandezza del nostro cono. Se io vado ad aumentarlo, come vedete, il cono aumenta. Fall of Angle determina quanto è smooth o hard il nostro cono. Infatti a 0, come vedete, è completamente duro. A 1, no, scusate, a più vado ad aumentare il valore, più l'effetto sarà smoothato. Mentre la fall off curve è come se fosse un feather della nostra spotlight. Poi troviamo Shadow, che possiamo abilitare o disabilitare. Ovviamente andando a disabilitare le ombre non avremo più un effetto fisicamente corretto, quindi di default io le lascio sempre attive. Possiamo andare a controllare la trasparenza delle ombre, come vedete a 0 sono fisicamente corrette, a 1 è come se non ci fossero. O addirittura possiamo andare a controllare quanto sono soft le nostre ombre, quindi andando a aumentare questo valore l'ombra risulterà più soft. La softness e i sample sono disponibili appunto solo per la spotlight e la directional light. Se io per esempio ho abilitato un area light, come vedete non mi fa toccare questi parametri. Vediamo la nostra spot. I samples ovviamente sono i sample che si riferiscono alle nostre ombre. Se vediamo che c'è troppo rumore possiamo andare a tararli. Infine troviamo la sezione volume, che determina quanto la nostra luce influirà sul volume generale della nostra scena, se è stato impostato nel render settings. Ve lo spiegherò in un altro video più in dettaglio, però vi voglio far vedere che se aumento questo valore, la mia luce diventerà volumetrica. Ci sarebbero anche i light group e la sezione photon, che voglio spiegarvi in un video a parte, appunto, sia per gli AOV light group che per i fotoni, quindi abilitare le caustiche. E direi che per questo video abbiamo detto tutto per quanto riguarda la Redshift Physical Light. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace o magari un commento qui sotto e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!